Se nel primo giorno abbiamo scoperto le origini della Macedonia, oggi entriamo nel suo cuore culturale e spirituale. Nelle acque profonde del lago di Ohrid, nella quiete dei monasteri, nasce infatti l'identità più riconoscibile di questo paese. Svetinaum racconta la radice cristiano-slava e la storia dei santi che hanno lasciato qui un'eredità teologica unica. La Baia delle Ossa mostra come si viveva sul lago migliaia di anni fa, mentre Ohrid stessa, con le sue chiese medievali, i monasteri, l'anfiteatro ellenistico, le botteghe artigiane e il vecchio laboratorio della carta, custodisce arte, fede e tradizioni che hanno attraversato secoli di questi cambiamenti. Questo è il luogo in cui alfabeti, scuola, liturgie e icone hanno modellato l'anima culturale macedone. Il nostro secondo giorno è dedicato a ciò che la Macedonia è dentro: memoria, fede, artigianato e cultura. Amici, buongiorno e bentornati in Macedonia del Nord. Oggi ci dirigiamo verso il lago di Ohrid e prima di arrivare lì cerchiamo un posticino dove fare colazione. Qui a Bitola infatti è tutto chiuso, sono le 7:30, sarà che è domenica, però è tutto chiuso. Oggi lungo la strada attraverseremo alcune delle aree più belle della Macedonia a livello naturalistico, quindi paesaggistico. Questo che vedete qui tra le nuvole è il Monte Pelister e l'accesso al Parco Nazionale avviene tramite questa strada che da est parte da Bitola e inoltre l'accesso ha un costo di 50 dinari. Il Monte Pelister è in prossimità del villaggio di Diovo e la zona non è servita da trasporto pubblico, quindi se volete venire qui o vi organizzate con la macchina oppure tramite il vostro hotel/appartamento. Il Parco Nazionale Pelister, istituito nel 1948, è il più antico della Macedonia del Nord. Si estende per oltre 170 km² e custodisce una biodiversità straordinaria. 8 vette superano i 2000 metri, con il monte Pelister che domina la regione raggiungendo i 2600 metri. Durante la Prima Guerra Mondiale queste montagne furono teatro del fronte macedone. Oggi un sentiero storico ripercorre i luoghi delle battaglie unendo natura e memoria. Il massiccio di Galicica separa i laghi di Ohrid e di Prespa, ovvero questo qua dietro. Difatti questo monte e i suoi villaggi di montagna rappresentano una delle aree più incontaminate di tutti i Balcani. Questo lago è centro delle frontiere di Macedonia, Albania e Grecia. Inoltre all'interno di questo lago è presente un'isola, l'isola di Golemgrad. Al suo interno ci sono vari animali come anche le tartarughe terrestri. Oltre a ciò quest'isola conserva anche varie rovine greche e romane. Per fare l'ingresso al Parco Nazionale di Galicica dovrete pagare una tassa, un pedaggio di 80 dinari macedoni da parte del lago di Ohrid. Noi abbiamo cercato su internet come arrivare a quest'isola, ma non abbiamo trovato niente. Comunque abbiamo letto che il trasporto è in barca da Dupeni Beach e dovrebbe costare circa 70 euro per 4 persone e include anche una guida. Golemgrad, nel lago Prespa, era un'antica residenza estiva reale e oggi è un'importante area naturalistica del parco di Galicica. L'isola conserva resti che vanno dal IV secolo a.C. al Medioevo, tra cui una casa romana, basiliche paleocristiane, una cisterna del IV secolo e la chiesa di San Pietro che è del XIV secolo. Soprattutto è nota anche per la ricca fauna, infatti qui sono presenti tartarughe, cormorani e pellicani e per la presenza di molti serpenti acquatici, motivo del soprannome Snake Island. Wishing I could run before I learned to walk, but maybe it's okay to not know it all. Dopo aver attraversato le montagne di Pelister e Galicica, la strada scende verso sud, verso il lago di Ohrid. È uno dei laghi più antichi d'Europa, 3 milioni di anni, oltre 300 metri di profondità, e rappresenta un ecosistema unico che è, tra l'altro, tutelato come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
Siamo arrivati al monastero di Svetinaum, una delle mete più amate della Macedonia del Nord. Da qui si apre il lago verso l'Albania. Il monastero, che fungeva da centro educativo, è stato fondato da Naum, contemporaneo di San Clement. L'iconostasi della chiesa risale al 1711, mentre gli affreschi appartengono al XIX secolo. La chiesa degli Arcangeli originaria fu distrutta dagli Ottomani nel XV secolo e ricostruita tra il XVI e il XVII secolo come chiesa di Svetinaum, in stile bizantino con più cupole. Nella cappella si trova la tomba del santo, che è ancora molto visitata dai fedeli. Infatti, secondo la tradizione, avvicinando l'orecchio alla pietra si può udire il battito del suo cuore. Le sorgenti di Svetinaum alimentano il lago di Ohrid. Queste emergono dai fondali del Galicica e formano uno dei sistemi carsici più puri dei Balcani. Inoltre, al monastero ci sono delle barche a motore che possono portarvi alle sorgenti. In conclusione, Svetinaum è molto più di un monastero, è proprio la porta d'ingresso a Ohrid. Lungo la Ljubljanista, che è questa strada che costeggia la costa del lago di Ohrid per 21 km, si trova uno dei siti archeologici più rilevanti nella Macedonia, che si chiama Baia delle Ossa. La Baia delle Ossa è una ricostruzione di un antico insediamento palafitticolo che è sorto appunto sulle rive del lago di Ohrid. Le strutture si basano su scavi condotti tra il 1997 e il 2005. Durante questi scavi furono rinvenuti resti lignei, ossa di animali e anche ceramiche. Questi resti erano risalenti al periodo compreso tra il 1200 e il 600 a.C. Il villaggio si estendeva su piattaforme di legno ancorate al terreno attraverso 10.000 pali. Le abitazioni erano costruite in legno, canne e fango e disposte in modo circolare per favorire la protezione dal vento e dalle onde. Gli scavi hanno rivelato un'estesa area archeologica sommersa. Il sito offre informazioni preziose sull'economia, l'architettura e la vita quotidiana della comunità preistorica. Oggi, grazie al Diving Center Anfora, è possibile osservare parte di questi resti attraverso immersioni guidate. Da Pestani a Ohrid, il percorso di 16 km costeggia la sponda orientale del lago. Ora ci avviciniamo verso una delle città più importanti della Macedonia, che unisce sia elementi bizantini che ottomani a quelli moderni. Da qui torniamo a parlare della storia della Macedonia. Dopo il dominio ottomano, durato fino al 1913, la questione macedone divenne centrale nei Balcani. Tra i movimenti rivoluzionari emerse la VMRO, nata nel 1893 e protagonista della rivolta di Iliden 20 anni dopo. Nelle guerre balcaniche tra il 1912 e il 1913 gli ottomani furono cacciati e la Macedonia venne divisa tra Grecia, Serbia e Bulgaria. Durante la prima guerra mondiale la Bulgaria occupò nuovamente parte della regione. Dopo il conflitto la Macedonia fu integrata nel regno dei serbi, croati e sloveni, poi Jugoslavia, dove vennero proibiti nome e lingua macedone. Comunque la VMRO proseguì il suo operato clandestinamente, arrivando all'assassinio del re Alessandro nel 1934. Durante la seconda guerra mondiale la regione fu occupata da Bulgaria e Germania finché i partigiani di Tito la liberarono. Dal 1945 divenne una repubblica federata jugoslava, iniziando così un processo di modernizzazione. Infatti venne codificata la grammatica macedone nel 52 e creata la Chiesa ortodossa macedone nel 67. Dopo circa 30 minuti di strada siamo arrivati ad Ohrid. Il centro storico si distingue per la compattezza e la densità dei suoi edifici religiosi. Infatti, le strade che salgono fino al castello medievale attraversano aree che ospitano più di 30 chiese e siti archeologici. Adesso è inverno, ma durante i mesi estivi la città ospita il festival estivo di Ohrid che anima le piazze e i monumenti e per questo ci sarà sempre più turismo rispetto ovviamente all'inverno e infatti è necessario pianificare in anticipo la visita. A pochi metri dal parcheggio, che vi consigliamo tra l'altro è in centro a Ohrid, si chiama Parking Center, nella piazza di San Clement, c'è la galleria di Marta Pegioska. È un artista locale che mantiene viva la tecnica della filigrana d'argento, tipica di Ohrid, e in particolare i simbolismi si rifanno all'arte bizantina. Poco più avanti si trova il National Workshop for Handmade Paper, che conserva la tradizione cartiaria di Ohrid che è attiva dal XVI secolo. Different color paper, alter, divide, yellow, walnut, brown,
cherry, radish, cut it. Ok. The wood particles very fine, 1000 microns. Stay in water 23 days. Period incubation. Inside, very fine fibers from juniper tree, water, and maybe 30% cotton. Possible combination with cotton or natural additives, flowers, leaves, tobacco, tea for decoration. No chemical, screen, good screen. The paper structure. Ok. Transfer felt for drying. Cotton and linen for drying. Transfer. 40-50% water in paper. Minimum 30 sheets. Press water out. 10-15 minutes. Drying 2 days. Natural drying outside. Standard 2 days. After 2 days, paper. Separate this paper. Not flat. Press again flat. Minimum 15 hours. And finish. Possible write, paint, print. Careful of the work. All'interno di questo negozio sono costruiti degli strumenti storici per la produzione manuale della carta, tra cui una delle 2 copie al mondo della macchina di Gutenberg. Inoltre il laboratorio propone delle dimostrazioni gratis di produzione della carta e oltre a ciò degli articoli artigianali prodotti a mano. Noi ad esempio abbiamo preso questa stampa qui che magari vi faremo vedere. Ci troviamo all'anfiteatro classico di Ohrid, realizzato in epoca ellenistica ma successivamente modificato dai Romani. Infatti sono state ridotte le scalinate al fine di modificarlo e adattarlo alle varie rappresentazioni di esecuzioni pubbliche oppure lotte tra gladiatori. Oggi, come vedete, è circondato da edifici residenziali, ma ancora viene sfruttato per eventi e rappresentazioni, soprattutto durante il festival estivo. La nostra visita ad Ohrid si sta concludendo, ma abbiamo lasciato alla fine l'ultima perla di questa città. Prima di arrivare alla chiesa di Sveti Jovan c'è Plaosnik, che si trova sulla parte alta della città di Ohrid e rappresenta uno dei complessi religiosi più antichi della Macedonia del Nord. Qui sorge la chiesa di Sveti Kliment I Panteleimon, che è stata restaurata nel 2002, però è edificata sulle fondazioni di una basilica paleocristiana del V secolo. Inoltre all'interno, sul pavimento, ci sono dei vetri che consentono di osservare le strutture originarie e le reliquie della chiesa medievale risalente al IX secolo. La chiesa di Sveti Jovan a Caneo fu costruita nel XIII secolo su un promontorio che domina il lago. È uno degli edifici religiosi più riconoscibili del paese e rappresenta un esempio caratteristico dell'architettura bizantina tardo-medievale. Inoltre sorge in un'area in cui nel Medioevo veniva ospitato un insediamento monastico legato alle comunità religiose di Ohrid. Dopo la visita a Ohrid ci siamo diretti a nord, verso la valle del fiume Polog, dove si trova la città di Tetovo. Siamo appena arrivati a Tetovo, dopo circa 3 orette da Ohrid. Sono le 8:30 e ora andiamo a fare cena. Come ogni nostro viaggio dovevamo provare il McDonald's del posto, ma non c'è in questo paese, quindi abbiamo cambiato per il KFC. Ci ispirava di più rispetto al Burger King, che anche quello c'è. Una curiosità su Tetovo: è il centro della minoranza etnica albanese all'interno della Macedonia, tant'è che a Tetovo su 84.000 abitanti sono circa 60-70.000 albanesi e ovviamente di fede musulmana. Spiegheremo poi meglio nel prossimo episodio.
Parlando della cena, nel complesso i prodotti sono gli stessi di quelli italiani, quindi che si possono trovare in un qualsiasi KFC italiano, a differenza di quanto invece succede con i McDonald's che si possono trovare in Italia e all'estero. Noi abbiamo preso dei tenders, nuggets, se non sbaglio da 8, poi un cheeseburger, patatine, Coca-Cola e uno degli hamburger, diciamo, speciali, se non ricordo male era il Kentucky, e in totale, ragazzi, abbiamo speso solo 16 euro. Ovviamente, come vi abbiamo detto nello scorso episodio, è tutto rapportato agli stipendi, quindi per noi è molto basso come prezzo, per loro è un prezzo normale. Facendo un confronto con il KFC italiano, la qualità è pressoché la stessa, non ci sono variazioni né nella qualità né nei prodotti. In generale comunque ci è piaciuto. In ogni caso, una cena nei fast food per noi non può mai mancare in viaggio. Abbiamo fatto il check-in, siamo in pieno centro a Tetovo, davanti a un luogo che vedrete nel prossimo episodio, e abbiamo pagato la notte 45 euro. Piccola informazione, il tasso di cambio basta fare euro per 60 attualmente. Ragazzi, per oggi il video finisce qui. Nel prossimo episodio scopriremo Tetovo e finalmente la capitale, Skopje. Ricordatevi di iscrivervi al canale e lasciare un like se vi è piaciuto il video.